Nuovo aggiornamento di calciomercato Inter con un altro contenuto molto speciale, perché dopo essere andati a caccia di quello che potrebbe essere il nuovo colpo alla Bissek per l'Inter, di cui abbiamo parlato in un altro contenuto che trovate sui nostri canali, oggi andiamo alla ricerca del potenziale nuovo colpo alla Di Marco per questa Inter. Che cosa significa? Significa che al netto di quello che poi accadrà a fine maggio, di quelli che saranno gli scenari relativi alla famosa questione della proprietà, la parte tecnica dell'Inter, l'area mercato, sono già al lavoro per costruire la rosa dell'Inter 2024-2025, una rosa che dovrà affrontare tante competizioni, soprattutto tante partite molto ravvicinate, quindi avrà bisogno di più cotitolari, per dirla alla Marotta, cioè bisognerà alzare il livello dei calciatori, diciamo, alternativi ai titolari, ma l'Inter potrebbe ritrovarsi anche a dover allungare anche numericamente, proprio a dover avere più giocatori all'interno di questa rosa, qualche calciatore in più. E allora, visto che sul primo obiettivo, quello dei co-titolari, si sta già lavorando, si è già lavorato anzi con due profili che sono in arrivo come Zielinski e Taremi a parametro zero, e ci sono poi anche altri obiettivi su cui si sta lavorando, le liste che devi andare a comporre per la Serie A e soprattutto per la UEFA non hanno molti margini di manovra, per cui da regolamento, se vuoi andare ad allungare la squadra, oltre a stare attento ai paletti del settlement agreement, chiaramente bisognerà aggiungere dei giocatori che rientrino nel parametro dei calciatori formati nel vivaio dell'Inter, cioè che sono passati appunto nel settore giovanile dell'Inter con delle determinate caratteristiche, ne abbiamo parlato in un altro contenuto. Cosa che è avvenuta appunto con Federico Di Marco, che anche per questo è un calciatore utilissimo per questa Inter, visto che è un prodotto del vivaio, sì, ma è anche un giocatore importante di questa squadra. E di Federico Di Marco allora ne serviranno altri molto probabilmente, e l'Inter ha un serbatoio di giocatori più o meno interessanti da cui poter andare ad attingere, tra calciatori che sono ancora di proprietà dell'Inter, che si trovano attualmente in prestito, altri che devono essere riacquistati e alcuni che si svincolano anche a parametro zero. E allora facciamo un bel punto della situazione, analizziamo chi ha davvero la possibilità di diventare il nuovo Di Marco e lo rifacciamo in questo nuovo episodio di oggi, in cui vi ridò il benvenuto, amiche e amici passioni interisti. Vi invito subito a lasciare un mi piace, se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, così continuate a far crescere il nostro canale e non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e soprattutto poi in diretta alle 19:30 leggerò i vostri commenti, quindi non vi perdete anche la nostra live. Partiamo subito e cerchiamo di prevedere allora quali possono essere i piani di un Inter che abbiamo già fatto un aggiornamento e alcune previsioni, qualche problemino in ottica liste ce l'ha più che altro in Europa con le liste per la Champions, mentre in Serie A non ci sono grandissimi problemi. Si potrebbero però creare degli scenari in cui viene a crearsi il rischio di avere qualche giocatore che puoi utilizzare in campionato ma non in Europa. Detto questo, comunque, nella ricerca che siamo andati a fare per questo contenuto di oggi, in giro per l'Europa e anche in giro per il mondo, devo dire, perché in realtà ci sono alcuni giocatori anche fuori dall'Europa, abbiamo individuato ben 37 giocatori potenzialmente interessanti che rispondano al requisito fondamentale dell'essere cresciuti nel vivaio dell'Inter. Hanno lo status di calciatori cresciuti nel vivaio dell'Inter. 12 sono ancora di proprietà dell'Inter e si trovano in prestito, gli altri 25 invece andrebbero riacquistati oppure ingaggiati con varie formule. Tra questi 37 chi può effettivamente servire all'Inter nell'ottica in cui stiamo ragionando? Io direi di andare in ordine di ruolo, quindi in base a quelle che sono le esigenze di mercato dell'Inter per questa sessione estiva 2024, e quindi inevitabilmente parto dal portiere, dalla porta, ruolo in cui peraltro l'anno scorso l'Inter ha scelto Di Gennaro, che anche proprio per questo motivo, perché era un portiere valido, è diventato terzo portiere dell'Inter, in quanto prodotto del vivaio dell'Inter, quindi preso anche in quest'ottica. Ecco, alle spalle di Sommer si sta molto parlando della questione portiere per l'estate 2024, c'è ancora da capire che cosa accadrà con il secondo o il possibile nuovo primo portiere in ottica futura. C'è una possibilità di confermare Audero attualmente, che non è da scartare, e ci sono qui quindi anche due scenari che si aprono, nel senso che
con l'eventuale conferma di Audero da un lato, potrebbero chissà spalancarsi le porte per fare dei ragionamenti su un ritorno di Filip Stankovic, ma tra un anno. Filip Stankovic è di proprietà dell'Inter, sta crescendo bene nella Sampdoria, e l'Inter sta ricevendo degli ottimi feedback e sembra proprio che l'Inter non voglia perdere il controllo di Stankovic, anzi voglia continuare a valorizzarlo perché crede che ci sia un portiere molto interessante da andare a scoprire, diciamo. Magari, ecco, si potrebbe pensare quindi di fare un'altra stagione con Sommer e Audero a fargli da secondo e poi inserire Stankovic, che è un classe 2002, quindi ancora molto giovane comunque per il ruolo del portiere, prevederlo dall'anno successivo se magari quest'anno riuscirai a testarlo in Serie A e a valutarlo bene. Altrimenti dall'altro lato ci può essere un'ipotesi di andare a prendere un portiere più pronto da far duellare magari fin da subito con Jan Sommer per poi prenderne il posto da titolare tra un anno. E in questo caso, oltre al nome del brasiliano Bento di cui si parla tanto, c'è un prodotto del vivaio dell'Inter che fa gola a tantissimi club molto importanti ed è Michele Di Gregorio, classe 97 di proprietà del Monza in questo momento e con ogni probabilità quest'estate farà un salto di qualità perché ormai è diventato una certezza nel campionato di Serie A. E Di Gregorio è un prodotto del vivaio Inter. Tra l'altro la dirigenza nerazzurra, la società, mantiene una piccola percentuale sulla futura rivendita del calciatore che quindi in caso di trattativa con il Monza l'Inter potrebbe sfruttare come sorta di sconto da avere nella valutazione del cartellino, senza dimenticare che tra i due club c'è comunque un grande rapporto e quindi anche la possibilità di imbastire delle operazioni diciamo più creative, anche se chiaramente visto il rendimento che sta avendo Di Gregorio, che ormai è una certezza, la valutazione di sicuro non è bassa. Spostiamoci poi alla difesa, sui difensori. Un difensore con ogni probabilità andrà preso per completare questo reparto. Qui secondo me tra giocatori del vivaio Inter c'è un po' meno da pescare perché tra i giocatori in prestito ci sono Fontanarosa che si trova al Cosenza, ma dal Cosenza all'Inter è un salto abbastanza importante. C'è poi lo sfortunato Van Oisden che è ancora relativamente giovane, classe 99 se non vado errato, ma ha avuto tanti infortuni, sta ritrovando un po' di continuità con lo Standard Liegi che lo vorrebbe riacquistare a titolo definitivo. Occhio magari invece a dei profili tra ex interisti che andrebbero eventualmente ripresi. C'è ad esempio un Luca Caldirola che di piede mancino, quindi potrebbe essere utilizzato in quella casella in cui l'Inter ha un buco. Di fatto è un titolare sostanzialmente a Monza, classe 91, va per i 33 anni e va in scadenza di contratto al termine di questa stagione, quindi può essere preso a parametro zero. C'è un nome poi che non so se dirvelo o no, sinceramente. Non so se dirvelo o no, perché più di qualcuno ha temuto che potesse arrivare anche l'estate scorsa. Mi riferisco ovviamente a Leonardo Bonucci, che però sta giocando pochissimo anche al Fenerbahce e non credo che basti lo status di vivaio Inter per poter far sì che Bonucci diventi di nuovo un giocatore dell'Inter, cosa che non mi auguro chiaramente. Segnalerei semmai un Lorenzo Pirola, che invece anche lui è ancora un classe 2002, quindi giovane, non giovanissimo, ma relativamente giovane. Quest'anno ha avuto un infortunio importante, altrimenti sarebbe un titolare effettivo della Salernitana, lo è stato fino all'infortunio e lo sarebbe tuttora. Ormai comunque, pur essendo un 2002, sta accumulando già una discreta esperienza a livello professionistico, in particolar modo in Serie A. Anche lui è un difensore mancino e con la Salernitana che evidentemente andrà in Serie B e l'Inter anche qua ha una percentuale sulla rivendita, è una trattativa che magari si può imbastire e da tener d'occhio come operazione di completamento, se a cifre veramente low cost magari. Vado sull'esterno poi, vado soprattutto sulla corsia di destra, perché a sinistra credo che l'Inter sia a posto così, a destra qualche cambiamento invece potrebbe esserci la prossima estate. E allora, per allungare la batteria dei laterali, occhio a Zanotti, che l'Inter ha ceduto in prestito al San Gallo in Svizzera, dove sta giocando sempre titolare e con buona continuità.
forse però anche lui, come Di Marco stesso, tra l'altro, dopo un anno in Svizzera dovrebbe essere testato anche in Italia prima di approdare direttamente dall'Inter. Zanotti che paga un po' anche una stazza fisica, non è proprio un colosso, mettiamola così, però sta facendo esperienza ed è un nome da tener d'occhio. Chi invece è stato più testato in Serie A e ha anche una prestanza fisica diversa è Gabriele Zappa, che è cresciuto nell'Inter anche lui, è andato bene, a pescare, è esploso anche il primo anno al Cagliari. Adesso è un po' meno in vista, mettiamola in questa chiave qua, un po' come tutto il Cagliari, che oggettivamente non va molto bene, però sta giocando sempre da titolare. È un titolare lì sulla fascia destra, è più fisico, come dicevo, è quasi 1,90 m credo a livello di altezza, ha una buona gamba e anche qua se il Cagliari dovesse andare in B, e non glielo auguro chiaramente, è un'operazione magari da tenere d'occhio alle spalle di un Buchanan o eventualmente anche un nome più pronto da mettere lì a destra. Altrimenti, a proposito di nomi più pronti, c'è un'ipotesi un po' particolare come Marco Davide Faraoni, che a Firenze sta facendo male, nel senso che non sta praticamente giocando a Firenze, si è trasferito a Firenze a gennaio, quindi credo che non verrà riscattato dalla Fiorentina, tornerà a Verona dove difficilmente però potrà rimanere. Mi sembra che non si siano lasciati benissimo a gennaio quando ha deciso di andar via. È un classe 91, quindi anche lui va verso i 33 anni. Già la scorsa stagione era apparso un po' in calo, però chissà, la butto lì, un nuovo Darmian magari si può replicare un'operazione del genere? Fatemi sapere nei commenti un po', che ne pensate. Centrocampo. A centrocampo c'è il più probabile e il più credibile candidato al ruolo di nuovo di Marco, che è Giovanni Fabian. Di fatto Fabian è titolare ormai o comunque un giocatore importante in una squadra, il Bologna da Champions League, quindi l'Inter lo potrà ricomprare nel 2025, tra un anno, per 12 milioni di euro, una cifra che era stata stabilita al momento della cessione di Fabian al Bologna, e sarebbe un delitto non ricomprare Fabian. Poi si deciderà dopo che cosa farne, come impiegarlo eventualmente, ma intanto andrà ripreso. Nel frattempo, in attesa di Fabian, che bisognerà attendere un anno, qualcuno so che rivorrebbe anche il gemello, tra virgolette, Casadei, che però riprendere dal Chelsea non è affatto semplice. C'è un Oristagno che purtroppo a Cagliari si è fatto male proprio sul più bello quando iniziava ad ingranare con qualità. È un giocatore di grande qualità, Oristagno, su cui secondo me in qualche modo bisognerà almeno testarlo. Comunque voglio rivederlo anche in un contesto più valorizzante per lui, ma magari proprio il Bologna, chi lo sa, dovesse rimanere Thiago Motta, però non lo so, lo vedo difficile. Ma nel caso in cui si volesse tentare di avere un giocatore pronto subito, a fine stagione a Firenze scade anche il contratto di Alfred Duncan, centrocampista, classe 93, questo già secondo me lo ricordate di più in maglia Inter, molti di voi. Classe 93, ha avuto tanti momenti differenti all'interno della sua avventura alla Fiorentina, quest'anno comunque ha più di 20 presenze, ha giocato con buona continuità anche in questa stagione, anche lui mancino, abituato a giocare in una squadra che fa molto possesso palla, quindi anche a gestire il pallone, abituato anche ad inserirsi, buoni numeri soprattutto negli assist, e sarebbe credo un colpo un po' alla Klassen, proprio per dire allungo numericamente il centrocampo, lo faccio con un giocatore del mio vivaio. Chiudiamo con l'attacco. Attacco dove, c'è il nome dei nomi, parto da qua, il nome dei nomi in questo momento, almeno in casa Inter, ed è quello di Valentin Carboni, che rientrerà dal prestito al Monza. C'è ancora da capire se può essere davvero lui questa quinta punta, del reparto offensivo dell'Inter della nuova stagione, oppure se diventerà una pedina da usare in un altro affare in Serie A, sempre con la formula alla Fabian, cioè cessione con un diritto per riacquistarlo ad una cifra stabilita. In tanti so già che segnaleranno nei commenti Sebastiano Esposito, che è alla Sampdoria, ma non mi pare che l'Inter ci voglia puntare, a differenza invece del fratello Francesco Pio Esposito, che si trova allo Spezia, che potrebbe essere un altro nome da utilizzare con la formula Fabian per valorizzarlo e testarlo. Mentre tra i nomi da riacquistare eventualmente c'è un nome che anche qua fa discutere,
fa discutere più del difensore, più di quello che abbiamo citato prima in difesa, ed è ovviamente Mario Balotelli, che è un vivaio Inter. Ovviamente, se ne avete perso le tracce, gioca in Turchia in questo momento insieme ad un altro ex interista, tra l'altro, che è Andrea Gravillon, difensore. Occhio magari, ecco, Balotelli non lo considero sinceramente in orbita Inter, non so voi, ecco, se c'è qualcuno che lo riprenderebbe. Occhio magari invece ad un Wilfried Gnonto che è stato anche in orbita nazionale, ha vissuto una stagione molto particolare con il Leeds nella Serie B inglese, voleva andar via, voleva tornare in Italia. C'è stato un periodo in cui se non compravamo Gnonto sembrava non si potesse giocare a calcio. Ecco, è rimasto lì, dubito che qualcuno quest'anno abbia seguito molto le sue vicende, comunque credo abbia segnato 7 gol nella Serie B inglese, potrebbe partire quest'estate ed è un giocatore con caratteristiche molto diverse sicuramente da quelle che abbiamo in rosa, anche se ad oggi non so sinceramente se è un calciatore da Inter. Chi invece l'Inter l'ha vissuta più di recente è Andrea Pinamonti. Pinamonti che il Sassuolo ha acquistato dall'Inter per 20 milioni di euro complessivi. Quest'anno, tra tutte le difficoltà del Sassuolo, comunque ha un bottino di 9 gol in campionato più 1 in Coppa Italia. È il secondo miglior marcatore italiano in Serie A. Solo Orsolini tra gli italiani ha segnato più gol quest'anno. Diciamo che all'Inter la punta di scorta l'ha già fatta con Antonio Conte. Questa volta nel caso sarebbe anche più pronto eventualmente a rispondere alla chiamata dell'Inter, ecco, eventualmente. Sarebbe tra l'altro il solito affare che ormai si fa ogni anno con il Sassuolo, che non manca mai. Però ditemi voi magari nei commenti se riprendereste Pinamonti oppure no. Questi erano un po' allora i principali nomi da tenere d'occhio. Ci sarebbero poi altri profili vivaio Inter come i portieri, Belec, Bardi, ovviamente Ionut Radu, da non dimenticare. C'è Mulattieri, sempre a Sassuolo, Mattia Destro, il treno penso sia un po' passato da tempo. Rientrerà dalla Francia anche Satriano che sta giocando con continuità al Brest, sta facendo anche bene, anche se trova poco il gol, e per questo un attaccante va bene, che fa giocare bene la squadra, è apprezzato per questo, però i gol per un attaccante pesano e contano. Ce ne sono altri poi, perché dicevo ne sono 37, li trovate sul nostro sito passioninter.com in un approfondimento che abbiamo dedicato proprio a questo argomento. Fatemi sapere però nei commenti chi tra questi secondo voi sarebbe il miglior colpo alla Di Marco, quale deve essere il prossimo colpo alla Di Marco per la nostra Inter. Vi aspetto nei commenti, ne riparleremo in diretta alle 19:30 e ne stiamo parlando anche nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, dove vi invito ad entrare per far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo e per sostenere il nostro progetto, se vi va. www.passioneinter.club. Ovviamente vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.